Ciao ragazzi! Ciao amici! Siamo agli sgoccioli, manca poco alla partenza, ma prima di partire e di farvi viaggiare con noi, vogliamo approfittarne per fare questo video a titolo informativo o soprattutto una mini guida di come bisogna applicare per un visto lavorativo qui in Canada. Abbiamo avuto tante richieste da tantissime persone che ci hanno chiesto consigli e informazioni su come applicare per il visto lavorativo qui in Canada, che è un visto che funziona in maniera complessa e richiede tanti documenti e tante procedure da seguire in maniera corretta. Il video lo abbiamo pensato di svolgere seguendo le nostre vecchie applicazioni e quindi farvi vedere sul computer passo passo tutte le domande che vi porrà il governo canadese, a cui dovrete rispondere e come caricare tutti i documenti che vi chiederanno. Prima però di andare davanti al computer vogliamo parlarvi in linea generale di questo visto turistico e lavoro del Canada. Beh, che dire? Iniziamo! Il visto lavorativo per il Canada si chiama IEC, International Experience Program, o anche Working Holiday, perché ti dà la possibilità sia di lavorare che di viaggiare il paese. Questo visto dà la possibilità di lavorare 6 mesi e di viaggiare il paese per altri 6 mesi. Per noi italiani. Questo è da specificare perché, come ogni visto, funziona in base alla nazionalità di appartenenza. Ovviamente vi starete chiedendo chi può applicare per questo tipo di visto. Possono applicare tutti coloro che hanno età compresa tra i 18 e i 35 anni. E il visto appunto lavorativo dura solo 6 mesi. Ora, queste notizie sono valide fino a oggi, 2021, perché c'è stato un aggiornamento sulle regole, sono stati introdotti per noi italiani delle nuove regole che però partiranno molto probabilmente dal 2022 e ci permetteranno di lavorare non più per soli 6 mesi ma per bensì un anno e di applicare per ben 2 volte. Quindi come funziona questo visto? Innanzitutto bisogna essere fortunati, perché bisogna letteralmente essere estratti e una volta estratti poi si può provare ad applicare. Esatto. Quindi come funziona Facciamo una questo? piccola premessa che da 2 anni a questa parte il governo canadese ha messo a disposizione solo 1000 posti per gli italiani. Quindi rilascerà soltanto 1000 visti agli italiani. Se avete un passaporto con doppia nazionalità siete fortunati perché potete partecipare sia nella pool degli italiani sia in quella della vostra doppia cittadinanza. Ovviamente dove vi conviene di più. Esattamente. E come funziona? Bisogna iscriversi all'interno di questa chiamata pool. Funziona come se fosse una lotteria. Ecco, Sì. tutte le persone che vogliono applicare per questo visto lavorativo si iscriveranno all'interno di questa pool e una volta che il governo inizierà l'estrazione, se siete fortunati, vi comunicheranno tramite email che siete stati invitati ad applicare per il visto lavorativo. Gli italiani che si iscrivono in questa pool sono veramente pochi. Quindi è una cosa positiva per gli italiani che vogliono applicare. Avete ottime possibilità di essere scelti. Esatto, perché ci sono solo 1000 posti disponibili che sono pochi, però gli italiani che applicano generalmente sono 200-300, quindi praticamente avete il 100% di possibilità di essere estratti per poi applicare per il visto. Ogni anno, solitamente intorno a febbraio-marzo, aprono la pool e quindi dicono ok, abbiamo aperto la pool, da oggi le persone si possono iscrivere e quindi voi vi iscriverete a questa pool e poi quando il governo canadese inizierà le estrazioni, se siete fortunati appunto verrete estratti e le estrazioni avvengono ogni settimana, non c'è un numero esatto, non sapete ogni quanto estraggono, ogni che giorno e quante persone estraggono, è casuale e avviene circa ogni settimana. Però comunque le estrazioni continuano costantemente fino a che non finisce la stagione. Quindi una volta iscritti in questa pool dovrete semplicemente aspettare e se siete fortunati abbastanza riceverete via email
L'ITA, si chiama ITA, Invitation to Apply, quindi è l'invito che il governo canadese vi fa ad applicare per il visto lavorativo. Da quel momento avrete solo 10 giorni per accettare o rifiutare. Dal momento in cui poi lo accettate, vi dovrete preparare a inviargli tutti i documenti di cui hanno bisogno. Se invece lo voleste rifiutare, tornate automaticamente all'interno della pool e quindi potrete continuare ad essere riestratti nelle future estrazioni. Una volta che avrete accettato, avrete soltanto 20 giorni per inviare tutti i documenti che vi chiederanno. Il governo canadese vuole tantissimi documenti e li vuole in tempi brevi. Quindi il consiglio che vi diamo, se avete intenzione di applicare, cercate di accettare l'invito il più tardi possibile. Sì, intorno magari all'8° giorno, per non aspettare proprio l'ultimo minuto. Così avete quei 7-8 giorni in più per procurarvi tutti i documenti di cui avete bisogno. Quindi una volta accettato questo invito bisogna passare alla fase dell'invio dei documenti. Il primo, che è il più importante e anche forse il più burocratico da ottenere, è la fedina penale e i carichi pendenti. Questo tipo di documento dovete richiederlo dal paese dove avete vissuto più di 6 mesi. Quindi ad esempio nel nostro caso ovviamente abbiamo vissuto in Italia e abbiamo vissuto più di 6 mesi anche in Australia, quindi abbiamo dovuto richiedere la fedina penale anche dal governo australiano. E dal momento in cui quella italiana è in italiano, la dovrete tradurre e non potete tradurla voi. Dovrete farlo fare da un traduttore certificato, quindi che sia un servizio online, che sia una scuola, insomma dovete trovarlo, ce ne sono tanti, però ovviamente ha un costo in più. Secondo documento necessario è il vostro curriculum. Quindi dovete allegare il vostro curriculum, semplicemente vorranno vedere dove avete lavorato negli anni precedenti e che tipo di lavoro avete svolto. Terzo documento necessario è il passaporto. Loro vorranno la scannerizzazione di tutte le pagine del vostro passaporto. Tutti i documenti devono essere caricati semplicemente scannerizzandoli, quindi la qualità comunque quando li scannerizzate fate in modo che sia ottima perché devono essere leggibili. Quarto documento è il Family Form, quindi dovrete compilarlo inserendo anche i dati dei vostri genitori, del vostro partner se siete sposati o dei vostri figli se avete figli a carico. Dovete aggiungere il lavoro, la professione dei vostri genitori e parenti, la La loro data età, di nascita. la data di nascita e la loro età. Sì. Dovrete inoltre firmarlo e allegarlo all'applicazione. Sì. Quinto ed ultimo documento è la foto digitale del vostro viso. Hanno dei requisiti che devono essere rispettati, che vedremo successivamente, ma comunque sono scritti nel governo canadese. Questi sono i documenti necessari che serviranno per applicare per il vostro visto lavorativo e mi raccomando dovete farlo entro 20 giorni. Nel caso doveste avere problemi a ottenere in 20 giorni determinati documenti, voi potete scrivere al governo canadese chiedendo un'estensione e però dovete provarlo che avete avuto problemi e quindi magari non lo so, non riuscite ad ottenere i carichi pendenti perché il vostro tribunale era chiuso, dovrete dimostrare che avete bisogno di un'estensione perché non avete potuto ottenere i carichi pendenti in tempo. Vogliamo anche precisare che noi italiani non abbiamo la necessità di fare degli esami medici, ma per altre nazionalità o se avete vissuto per più di 6 mesi in determinati paesi potrebbero anche essere richieste, quindi potreste dover dare degli esami medici. E gli esami medici sono molto complicati, però non ve ne parliamo perché molto probabilmente da italiani non ne avrete bisogno. Ora avrete caricato nella vostra applicazione online tutti i documenti di cui avete bisogno. Però c'è poi un altro documento finale, però prima di parlare di quel documento dovrete pagare il vostro Working Holiday. Quindi ci sono delle fee, delle tariffe ovviamente da pagare, si dividono in 3 tariffe. Sì. La prima è quella per quanto riguarda l'applicazione, quindi sono $156 canadesi.
La seconda sono $100 canadesi per il visto lavorativo. E la terza tariffa sono $85 canadesi e riguardano le biometriche, che è l'ultimo documento che avrete bisogno, molto probabilmente, di dare. Dico molto probabilmente perché magari alcuni di voi già le hanno date, perché le biometriche hanno validità 10 anni, quindi se qualcuno di voi le ha già date non avrà bisogno di pagare questa tariffa e di dare questo documento. Quindi una volta che avete pagato il vostro visto lavorativo, il governo canadese vi invierà all'incirca entro 24 ore una lettera delle biometriche. Una volta che avete ricevuto la lettera, avete 30 giorni per dare le biometriche. Su questa lettera vi verrà descritto tutto il procedimento per come dare queste biometriche. E visto che avete 30 giorni e gli uffici autorizzati a prendere le vostre biometriche sono veramente pochi, il consiglio che vi diamo è quello di mettervi subito a contattare l'ufficio e prendere un appuntamento. E le biometriche sono la parte forse più difficile perché ce ne sono veramente pochi. Per esempio in Italia l'unico ufficio disponibile è a Roma, quindi anche se abitate a Milano dovete andare voi personalmente a Roma per dare queste biometriche. Sì, a meno che non ne trovate uno all'estero che sia più vicino, però ne sono Sì. veramente pochi. Se avete bisogno di un'estensione potete chiederla. L'unico motivo che avete per estenderlo è che l'ufficio più vicino a casa vostra non aveva una data disponibile entro i 30 giorni. Sì. Una volta date queste biometriche, quindi sono veramente 10 minuti di numero, vi daranno una semplice ricevuta che voi terrete per sicurezza, Sì, e ma lo faranno tutto loro. faranno tutto loro, non dovete fare nulla, non dovete caricare documenti nella vostra applicazione, non dovete fare nulla. Dovete solo aspettare. Da quel momento in poi, in circa 8 settimane, finalmente, se tutto va bene e se non vogliono altri documenti da voi, vi risponderà dicendovi che vi hanno approvato la possibilità di entrare in Canada e quindi vi inviano una lettera. Quindi una volta ricevuta questa lettera chiamata POE, Port of Entry, da quel momento avrete a disposizione 1 anno di tempo per entrare in Canada. Attenzione che questo POE non è il visto, è semplicemente una lettera di introduzione. Quindi che voi dovrete presentare all'arrivo all'aeroporto canadese e mostrare questa lettera all'agente dell'immigrazione, e sarà solo a descapito dell'agente di farvi entrare, di accettarvi il visto lavorativo. In molti ci chiedono anche: ed è vero che per andare in Canada bisogna avere un conto bancario, bisogna mostrare un conto bancario? La risposta è sì. Vi chiederanno il vostro conto corrente bancario. Quindi dovete proprio mostrarglielo al momento. Dovete avere almeno $2.500 canadesi. E seconda cosa che vi verrà richiesta è l'assicurazione sanitaria. Quindi mi raccomando, dovete avere un'assicurazione sanitaria valida, che vi copra esattamente tutto il periodo che voi starete in Canada. Se il visto lavorativo è di 6 mesi, ma la vostra assicurazione sanitaria è valida solo per 5, loro vi daranno un visto lavorativo di validità solo 5 mesi, non 6. Quindi mi raccomando, ecco, abbiamo detto insieme, mi raccomando, l'assicurazione sanitaria della stessa lunghezza del vostro visto. Una volta che arrivate lì in dogana dovrete avere questo POE, importantissimo, l'assicurazione sanitaria, gli dovrete far vedere il conto e per sicurezza portatevi anche tutti i documenti che vi sono serviti nell'applicazione. Finalmente, se tutto va bene, si spera, l'agente doganale vi darà il benvenuto, vi darà il vostro visto cartaceo tanto sudato che vi permetterà di lavorare per 6 mesi per noi italiani. Comunque adesso vi faremo vedere tutta l'applicazione tramite il computer, passo passo, tutto quello che riusciamo a farvi vedere, così magari è anche un po' più chiaro e potete anche seguirla. Piccola precisazione che non abbiamo detto: quest'anno a causa Covid le regole sono leggermente diverse. Per entrare con un visto lavorativo bisogna avere un'offerta di lavoro, però è solo per quest'anno e solo per il Covid, quindi per il prossimo anno si spera torni tutta alla normalità. Quindi ora direi passiamo al computer e vi mostriamo passo per passo come applicare per un visto lavorativo canadese. La prima cosa da fare è andare sul sito del governo canadese, quindi basta scrivere Canada su Google
e dovrebbe essere uno dei primi. Una volta all'interno del sito del governo canadese dobbiamo registrarci. La prima cosa da fare infatti è creare un account. Per registrarsi bisogna andare qui, Register, e dobbiamo effettuare la registrazione con GCKey. Durante la registrazione vi chiederanno semplicemente un username, una password e delle domande a cui dovrete rispondere. Questo servirà. Il primo motivo è in caso doveste smarrire le vostre credenziali e il secondo motivo è per accedere all'interno del vostro account. Noi non lo creeremo perché già ce l'abbiamo, quindi entriamo nel nostro account e vi facciamo vedere come procedere. Una volta all'interno del vostro account possiamo iniziare un'applicazione. Quindi clicchiamo su Apply to Come to Canada. Qui non dobbiamo inserire nulla perché non abbiamo un reference code, quindi andiamo sotto e scegliamo per quale visto vorremmo applicare. Nel nostro caso è l'International Experience Program. Attraverso queste domande il governo canadese ci dirà se siamo eleggibili per applicare alla pool dell'IEC. Il nostro passaporto italiano. Qui il paese dove ci troviamo in questo momento, quindi nel nostro caso sarebbe il Canada, ma se voi siete in Italia attualmente dovete ovviamente inserire Italia, la vostra data di nascita, mettiamo una fittizia e proseguiamo. Qui dobbiamo rispondere no, ci chiedono se abbiamo una lettera che prova che queste organizzazioni ci aiuteranno a trovare lavoro in Canada o a organizzare il nostro viaggio, quindi nel nostro caso è no. Il nostro paese di residenza permanente, nel nostro caso Italia, no, non abbiamo in mente di lavorare come parte di un progetto di studio, non abbiamo nessuna offerta di lavoro e non siamo registrati in nessuna università nel nostro paese di appartenenza. Ecco qui, adesso ci dicono, questo è il risultato, ci dice che siamo eleggibili per partecipare alla pool dell'International Experience Program, il Working Holiday. Quindi adesso possiamo continuare e finalmente possiamo iscriverci alla pool. Dobbiamo semplicemente compilare questo form con il nostro nome e cognome, tutti i nostri dati personali, se siamo sposati oppure no, e qui ci chiedono tutti i dati del nostro passaporto. Qui sarà tutto già impostato perché prenderanno le risposte che avete dato precedentemente. Una volta che avete finito il primo form dovrete cliccare su Validate. Se l'avete validato e completato in maniera corretta, vi uscirà una spunta verde con scritto Complete. Dovete fare così con tutti e 4 i form. Il secondo riguarda la lingua che volete ricevere le corrispondenze, quindi nel nostro caso inglese, potete scegliere sia inglese che francese. Dovrete inserire la vostra email e appunto cliccare su Validate. Andiamo nel successivo. In questo caso sono già inseriti perché vengono ripresi dalle domande a cui abbiamo risposto in precedenza. Quindi Validate. Qui dovete selezionare sì, vuoi venire aggiunto alla pool come candidato in questa categoria, quindi ovviamente dobbiamo mettere sì, validiamo. Una volta che abbiamo completato tutti questi 4 form e avremo su tutti e 4 le spuntine verdi con scritto Complete, abbiamo finalmente finito. Vi arriverà una email e un messaggio all'interno del vostro account dove appunto il governo canadese vi dice che siete stati accettati. Siete stati accettati all'interno della pool, attenzione, quindi all'interno della pool, e vi dice cosa succederà successivamente, quindi che inizieranno a invitare i candidati e se siete fortunati abbastanza vi inviteranno ad applicare per un work permit. Una volta che sarete quindi iscritti all'interno della pool, riceverete un ITA, l'Invitation to Apply per l'International Experience Program. Questa lettera di invito vi arriverà sempre all'interno del vostro account e vi dice che avete
10 giorni di tempo per accettare l'invito e vi spiega poi come funziona, cioè quali sono gli step successivi, come applicare per il work permit una volta che avrete accettato, i documenti di cui avete bisogno, vi diranno che poi dovrete pagare delle fee appunto del work permit e inoltre vi spiegheranno in caso voi vogliate declinare, rifiutare l'invito, quindi vi spiegano che comunque rimanete all'interno della pool e potrete essere riestratti successivamente. Dal momento in cui lo accetterete poi avrete 20 giorni per caricare tutti i documenti e i documenti di cui avrete bisogno sono tutti questi. Dovrete sempre rientrare all'interno del vostro account e caricarli singolarmente. Quindi il consiglio che vi diamo è di prepararveli ancora prima di accettare l'invito ad applicare, così avete più giorni di tempo. Quello che chiederanno è il Family Form, che non è altro che un documento all'interno del quale dovrete inserire tutti i dati di vostri genitori, vostri eventuali mariti, mogli e figli. Vorranno sapere cosa fanno e la loro data di nascita e anche il paese di nascita. Quindi è un form che scaricate da qui e lo dovete semplicemente compilare. Una volta che l'avete compilato lo caricate e una volta che caricate il documento vi verrà spuntato come valido dal momento in cui diventerà di colore verde con scritto provided. Dovrete poi fare la stessa cosa con il vostro curriculum, dovrete caricare un curriculum dove brevemente spiegate le vostre qualificazioni, raccontate delle vostre esperienze lavorative passate, deve inoltre includere il lavoro che state facendo attualmente e la città e il paese in cui state attualmente vivendo. Dovrete poi scannerizzare il vostro passaporto e caricarlo. Non dovete però fare l'errore di caricare soltanto la prima pagina dove mostra i vostri dati e qui infatti ve lo specifica. Dovrete caricare la prima pagina che mostra i vostri dati ma anche tutte le pagine con gli stampi e i visti. Quindi dovrete scannerizzare tutte le pagine e fare un unico documento e caricarlo perché loro vogliono che carichiate soltanto dei documenti singoli. Quindi dovrete fare, nel nostro caso abbiamo fatto un PDF con tutte le foto. Poi dovrete caricare una foto vostra e anche qui il governo canadese vi spiega come deve essere la foto. Sono molto esigenti, quindi attenetevi a tutto quello che dicono e come potete vedere vogliono soltanto alcuni formati, una grandezza minima, eccetera, eccetera. Quindi mi raccomando, fate una foto che sia il migliore possibile. Dovrete inoltre caricare la vostra carta d'identità. E qui arriviamo poi al documento che è il più, tra virgolette, problematico, è quello che ci farà perdere più tempo, i police certificate, quindi sono i casellari giudiziali e carichi pendenti. Vi dice che dovrete caricare il police certificate di tutti i paesi nei quali avete speso più di 6 mesi consecutivi e anche qui ricordatevi dovete fare un unico documento. Quelli italiani ricordatevi che devono essere in lingua inglese, quindi li dovete tradurre. C'è infine un client information che non è altro che un foglio che potete caricare se volete provvedere a dare più informazioni al governo canadese. Infine questo qui è un qualcosa che ci è stato richiesto a noi personalmente, che non faceva parte dei documenti iniziali, ma che abbiamo dovuto comunque caricare e riguarda tutta la nostra storia di viaggi e lavori che abbiamo fatto da praticamente quando abbiamo 18 anni fino a quando abbiamo applicato e ci hanno inoltre chiesto se facevamo parte di qualche organizzazione militare o governativa. Quindi non ricordo esattamente se è un documento che chiedono a tutti o se ce l'hanno chiesto a noi in un secondo momento, perché comunque ricordiamolo, una volta che avete inviato tutti i documenti e pagato, il governo vi potrebbe ricontattare chiedendo maggiori informazioni. Quindi, una volta che avete fatto tutto questo, arriverete alla pagina nella quale vi chiederanno di pagare. Una volta che avrete pagato tutto, vi arriverà la lettera delle biometriche.
è una lettera che si presenterà più o meno così. Questa è una lettera che dovrete stampare e vi servirà appunto per andare a dare le vostre biometriche. Le biometriche non sono altro che le vostre impronte digitali e una foto del vostro viso. Dovrete quindi darle per forza di persona. Vi dice cosa dovrete fare, vi dice inoltre cosa dovete portare con voi e infine vi ricorda che avete 30 giorni per rilasciare le vostre biometriche da quando avete ricevuto questa lettera. Quindi mi raccomando, importantissimo, avete solo 30 giorni. Una volta che avrete dato le vostre biometriche, non dovrete fare altro che aspettare. Quanto? Circa 8 settimane. Questo è più o meno la media di tempo che il governo canadese ci mette per farvi sapere se siete stati accettati e se quindi potete entrare in Canada. E una volta che avranno accettato la vostra applicazione, vi arriverà sempre nel vostro account la POE, Port of Entry Letter, che sarà più o meno simile a questa. Ed è una lettera che dovrete stampare e portare con voi. E vi ricorda però che è semplicemente una lettera e non è un'autorizzazione per entrare o rimanere in Canada. Quindi ricordatevelo, questa lettera la dovete presentare all'ufficio doganale una volta che sarete in aeroporto, se entrate tramite aereo, e poi saranno gli agenti doganali a prendere in considerazione la vostra applicazione e poi a decidere se accettarvi il visto e quindi finalmente stamparvelo. Ragazzi, la mini guida per applicare per un visto lavorativo canadese è conclusa. Speriamo che vi sia stato d'aiuto, vi auguriamo buona fortuna perché comunque è una vera e propria estrazione. Se avete qualsiasi dubbio, Perplessità? contattateci in privato, nei commenti, sui social, Instagram, Facebook, ci trovate ovunque. E ci fa molto piacere aiutarvi. Quindi per qualsiasi cosa scriveteci, noi ci siamo, anche solo se siete in difficoltà al momento in cui state applicando, vi siete persi qualche passaggio, noi siamo veramente felici di rispondervi e di aiutarvi passo per passo. Questo è l'ultimo video che facciamo a titolo informativo guida, perché dalle prossime settimane tutti i video si incentreranno sul nostro viaggio. Torniamo, come abbiamo detto all'inizio, a viaggiare. E ci saranno molte novità. Moltissime. Quindi mi raccomando, continuate iscrivetevi al canale e seguiteci. Alla prossima!